Si può far con le droghe, ma allo stesso modo in cui si può fare tirando con l'arco. O la meditazione, intesa proprio come il fermarsi e imparare a stare in quello stato là, che è quello stato in cui la tua mente è ferma. I pensieri arrivano ma non si fermano mai, non sentono un attrito da parte tua, non trattieni niente, sei completamente centrato. Quando quell'atteggiamento si inizia a mettere ovunque nella vita, dinanzi a lavare i piatti o dinanzi al parlare con una persona o a spostare dei pesi, quando c'è quella centratura, c'è quell'abbandono, che è proprio un abbandono, un lasciare andare tutte quelle dinamiche per cui noi ogni tanto torniamo indietro nel passato a ripensare a cosa abbiamo fatto e poi ci sporgiamo in avanti e andiamo nel futuro a vedere cosa faremo, a pensare quale sarà la cosa giusta da fare. È un meccanismo, è uno strumento come tutto il resto, la capacità di andare indietro e trarre informazioni dal passato di qualsiasi tipo, insegnamenti, e la capacità di andare avanti e di darsi degli obiettivi. Io voglio diventare così, io voglio fare questo. È utile, serve. E quando sei completamente centrato e sai stare centrato durante tutto l'arco della giornata, poi inizi a scegliere quando serve fare quella trazione indietro o in avanti. Ma sei tu che lo guidi. Noi abbiamo una frequenza di oscillazione, tutte le persone ce l'hanno e logicamente oscilliamo tra due stadi. Il saper stare fermi, immobili mentalmente, è quello che secondo me è, è quello che rappresenta quell'abbandono. Lasci andare la persona, l'ego, lo chiami in causa quando serve. Quando serve lo usi, usi la razionalità, usi la logica, ma non sei più un essere logico, sei tutto, sei la vita, quello che vedi, la somma di tutto quello che è per te la realtà, ma non c'è un giudizio, a meno che non ti serve mettercelo. Sì, la droga potrebbe indurti a vedere quello stato, ma può essere utile per avere una direzione, per dire si può fare. Quando tu sei sotto effetto di un qualsiasi stupefacente, la tua razionalità viene meno, sostanzialmente tu perdi questo ego in una certa misura e quindi percepisci di più il concetto di non esserci, ma la meditazione ti insegna a farlo da zero. Tu con gli anni e con la pratica ti avvicini sempre di più a questa stabilità, a questa purezza di sguardo. È un percorso lungo e chiede dedizione, logicamente. Lo fa anche quando prendi la sostanza, non ti accorgi in nessun modo i tempi, ti fa vedere, ti fa uno spoiler di quello che c'è, di come può essere. Però sostanzialmente poi la strada la devi comunque fare. Serve solo come di rinforzo alla fede, in un certo senso, ma è poi la fede che ti porta a diventare quell'assenza che contempla, fa parte della realtà, non è un individuo separato che partecipa, è parte integrante di quel meccanismo, di quell'incastro, di quell'equilibrio e là perdi l'ansia di dire devo fare questo, devo fare quell'altro. Lì le cose accadono, tu fai delle scelte molto pragmatiche durante la giornata, decidi di dire qualcosa piuttosto che non dirla, decidi di andare in quel posto piuttosto che non andarci e segui quello che tu chiami l'istinto in un certo senso, che è la naturalezza. La naturalezza riesci ad ascoltarla e a seguirla solo se fai tacere questa mente razionale che si fa domande.
e che cerca delle risposte, le risposte arriveranno perché sarà la vita a mostrarti le risposte, non sarà mai la mente che arriva alla risposta. La mente fa le domande e dopo la domanda deve rimanere in silenzio per ascoltare la risposta.